credo che molti di voi che siete qui oggi collegati si sentano dei ricercatori spirituali, intendendo con questa parola qualcuno che come tutti cerca una felicità che non se ne vada e una completezza, ma nello stesso tempo qualcuno che si è reso conto che le normali strade che vengono scelte per raggiungere questo obiettivo non funzionano. Non funziona il potere, non funziona la ricchezza, non funziona il successo. Niente di tutto questo funziona, può dare molto piacere, ma sono tutte vie molto precarie, altalenanti e comunque non danno la felicità e la completezza. Quindi il ricercatore spirituale si rende conto di questo e cerca quindi una via diversa da queste mete, una via che lo possa aprire all'illimitato, perché solo l'illimitato può dare quella pienezza che sta cercando. E quindi cerca il modo di fare un salto dal limitato all'illimitato. Quando si cerca, ovviamente non si ha. La ricerca di per sé è qualcosa che testimonia il fatto che ci manca qualcosa. E questo senso di mancanza nasce dall'origine della ricerca, cioè il fatto che noi ci viviamo come un io limitato. Ci viviamo come un io limitato a un corpo, che può essere giovane o vecchio, che può avere i suoi limiti di prestanza, di bellezza, eccetera. Ci sentiamo limitati nella mente, la nostra mente che in tante cose mostra tutta la sua ottusità e per quanto sforzi facciamo non sempre riesce a migliorarsi come vorremmo. Limitati perché questo nostro io che viviamo nel corpo e nella mente è nato e morirà, è limitato nel tempo, è limitato perché la maggior parte delle esperienze che facciamo non ci vengono inaspettate e spesso non gradite. E allora la ricerca nasce da questa mancanza di grandezza, di vastità, ci nasce da questo angusto senso di essere un io limitato che cerca l'illimitato. Ora, sapete che il punto è che se l'io, il punto di partenza di di tutto questo percorso è limitato, come fa a diventare illimitato? È un po' come cercare di staccarsi dalla propria ombra. E la ombra è quel senso di mancanza che ci accompagna durante la nostra vita. E in questo tentativo di arrivare a toccare l'illimitato, la nostra ricerca oscilla come un pendolo fra ottenere e perdere. Tutta la vita oscilla così, anche quando non c'è questa ricerca, ma questa ricerca spirituale non è immune da questo pendolo. Eh, da un estremo c'è ottenere e dall'altro c'è perdere. E la questione è che nella realtà non c'è veramente ottenere e perdere, ci sono semplicemente eventi che sorgono ed eventi che scompaiono. Solo che l'io, che è il punto di origine di questo pendolo, quando qualche evento particolare sorge,
allora lo vive come ottenere, mentre quando qualche evento scompare, lo vive come perdere. Quindi ottenere e perdere non sono dati di realtà, sono interpretazioni che l'io fa nel momento in cui prende sul piano personale tutto quello che accade. E allora certe cose sono una conquista e altre sono una perdita, certe cose sono una vittoria e l'altra sono una sconfitta, ma raramente ci si rende conto di quanto tutte queste categorie sono vincolate sempre a un io che valuta tutto in base a quello che ritiene un avanzamento, a quello che che ritiene un regresso. Ora, nel corso della sua ricerca, questo io limitato che cerca l'illimitato incontra vari strumenti, molto spesso li chiamiamo meditazione. E la meditazione è un panorama vastissimo, per cui uno, come in un parco giochi, può girare per tanto tempo, passando da uno strumento all'altro. Ne prova uno, non gli piace troppo, ne prova un altro che gli sembra importante, lo fa, poi vede che non succede molto e allora lo cambia con un altro. C'è proprio eh, quasi un supermarket della meditazione dove uno può passare tranquillamente tutta l'esistenza a cambiare modi e avere la sensazione di girare in tondo nella sua ricerca dell'illimitato. La meditazione può dare, per esempio, può confrontarsi con quel tipo di meditazione che focalizza l'attenzione su un solo punto e che porta a una quiete profonda, può invece interessarsi a altri tipi di meditazione che mantengono un'attenzione aperta, capace di osservare il flusso degli eventi mano a mano che si manifestano nel presente, anche nella vita quotidiana. Ci sono tantissimi, tantissimi modi diversi di praticare la meditazione, tutti quanti che in qualche modo usano l'attenzione cosciente in modi sempre diversi, ma che si focalizza su vari oggetti. Col tempo, quello che può succedere quando si pratica meditazione con un certo impegno, e può essere vari tipi di meditazione, ma prima o poi, essendo il fulcro l'attenzione, con questo processo di osservazione si comincia a entrare in confidenza, a familiarizzarsi con quella che è stata chiamata la posizione del testimone. Ora, che è una forma di purificazione estrema della coscienza e che può richiedere anche molto tempo. In che cosa consiste? Per capirlo, immaginate si basa sul processo di osservazione. Allora, normalmente il processo di osservazione noi lo dividiamo in due parti: io che osservo e ciò che viene osservato. Come spesso ho mostrato, no? Immaginate questa penna. La penna è una sola, l'osservazione è una, è indivisibile. Non è possibile un'osservazione senza un osservatore, non è possibile un'osservazione senza un osservato, perché sono l'osservazione. Quindi la penna è una sola. Poi noi però, nel momento in cui la pensiamo, possiamo dividerla in destra e sinistra, in osservatore e osservato. Ma sono solo il modo in cui chiamiamo due diverse parti della penna, e la penna non è divisibile, è sempre una sola, è solo un modo di orientarci nel chiamare destra e sinistra o osservatore e osservato. Allora, quando noi osserviamo qualcosa di esterno come un albero, cominciamo a osservare una persona, un albero,
un fiume, una nuvola, una macchina, il traffico, qualsiasi cosa e la osserviamo, va bene? Ciò che è osservato, un estremo di questo processo indivisibile, ciò che è osservato è di fronte a me, mentre io sono quello che osserva. In genere, quando c'è un semplice processo non meditativo, diciamo, di osservazione, dalla parte dell'osservatore c'è il mio sguardo di coscienza su quell'oggetto e poi ci sono io come corpo e come mente. Cioè noi il corpo e la mente lo mettiamo dalla parte di chi guarda. Io sono qui con il mio corpo e la mia mente e con la mia coscienza osservo quell'albero che invece è lì di fronte a me. Questo è il punto di partenza dell'osservazione. Un oggetto là fuori e dall'altra parte di questo processo unico e indivisibile ci sono io col mio corpo e la mia mente e la mia coscienza. Quando si comincia a praticare l'osservazione anche con la meditazione, però ci viene chiesto anche di osservare i processi fisici. Io posso osservare il mio corpo, il caldo, il freddo, la tensione e la distensione, i formicolii, le pulsazioni, sono ciò che noi osserviamo nel corpo. E allora, a questo punto, il corpo perché sia osservato deve starmi di fronte, fuori di me che osservo, che lo osservo. E quindi in questa seconda parte, diciamo così, della pratica, io mi posso accorgere che il corpo e l'albero che osservavo prima stanno di fronte a me, sono l'oggetto osservato. E io che osservo sono uno sguardo di coscienza e dei pensieri, la mente, che sta dalla parte di me che osservo, perché quando io, che ne so, osservo un albero, io penso, mentre lo osservo, dico è un leccio, è un ulivo, è una quercia, dico mi piace o non mi piace, dico è grande ed è piccolo. E tutto questo dire dell'albero che sto osservando non lo vivo sull'albero, lo vivo dalla parte mia che sto osservando l'albero. Il punto è che questi pensieri sono talmente vicini a me che sono, come spesso dico, come un paio d'occhiali che quando io ce l'ho sul naso non posso vedere, ma tutto quello che vedo però viene colorato da quel paio di occhiali, proprio perché non li posso vedere, stanno troppo vicini. E quindi tutto quello che vedo è colorato dal mentale, dai pensieri, sia l'albero sia il corpo, perché quando io osservo una sensazione fisica posso dire è piacevole, è spiacevole, è tensione, è fame, sete, è freddo, caldo, no? E allora quando io provo freddo e caldo, quando io provo quella sensazione mi sta di fronte, ma di qua dove c'è il mio sguardo c'è anche quel pensiero che dice freddo o caldo. Poi con la meditazione, come è successo con il corpo, ci viene detto che possiamo osservare i pensieri, possiamo osservare la mente. E allora la mente diventa anch'essa un oggetto là fuori, di fronte a me, insieme col corpo e con gli alberi. E allora di qua rimane soltanto uno sguardo coscienziale. Ecco, è come immaginate, no? Vi facevo l'esempio di destra e di sinistra di questa penna. Allora, immaginate che non è divisa in due la destra e la sinistra, che qui dove tengo il dito, va bene, questo pezzettino, quando io osservo l'albero, questo pezzettino qui, più piccolo, è l'albero. Tutto il resto, ed è l'osservato,
Tutto il resto di questa cosa è l'osservatore, perché comprende la coscienza, la mente e il corpo. Questa parte è l'osservatore e questa è quell'albero che sto guardando, cioè l'osservato. Quando comincio a osservare il corpo, allora l'osservatore è soltanto la coscienza e la mente che pensa, il pensiero, e invece il corpo e l'albero stanno dalla parte dell'osservato. Quando osservo anche la mente, corpo e albero sono l'osservato e quello che resta è un puro sguardo di coscienza che è l'osservatore. E questo osservatore lo chiamo ancora io, sono veramente io questo osservatore, capite? Cioè, prima io ero il corpo e la mente e la coscienza, quindi prima io ero identificato con una persona, con un individuo fatto di corpo e di mente, cioè una persona. Nel momento che anche il corpo-mente vengono osservati e rimane soltanto la coscienza, io mi identifico soltanto con la coscienza. Questa è la cosiddetta posizione del testimone. Ora, tutto questo ha delle implicazioni molto profonde nel mio modo di percepire la realtà e la mia identità. Perché nel momento in cui io mi identifico soltanto con l'osservatore, con la coscienza che osserva, e non più con il corpo-mente, mi sono disidentificato da me come persona. E tutto quello che io osservo non è più qualcosa che credo di poter controllare, non sono io, ma sono eventi che appaiono, si sviluppano e si trasformano in un modo del tutto spontaneo e impersonale. Se mi identifico col corpo-mente, io sono il corpo-mente e sono una persona, un individuo. E nel momento in cui io osservo il corpo-mente sono sensazioni, pensieri, emozioni, pulsazioni che spontaneamente per conto loro appaiono e scompaiono di fronte a me e questo me resta il testimone puro e semplice di tutto questo. Quindi questa posizione del testimone è estremamente preziosa da un certo punto di vista perché ci dà proprio l'esperienza diretta di un flusso impersonale di realtà, con cui io non c'entro niente. Non solo, ma mi comincio a rendere conto che questo sguardo di coscienza non è intaccato dall'osservato, non è intaccato da quello che osserva, esattamente come uno specchio non si bagna se riflette l'acqua e non si brucia se riflette il fuoco. Il piacere, il dolore, non è che uno non li sente, però il piacere, il dolore, i processi fisici, i processi psichici non riguardano più me, la mia identità, che è quella di un semplice osservatore distaccato da tutto questo. Ecco perché la posizione del testimone, anche in certe tradizioni orientali, a volte è stata scambiata per la liberazione. Perché è vicinissima alla soglia della liberazione da un certo punto di vista, nella sua impersonalità, ma non è ancora la suprema libertà, perché mantiene ancora un centro che chiamo io, che osserva. Non è più un io identificato con il corpo e con la mente, ma c'è ancora un io identificato con la coscienza, che si crede un individuo, un centro che ha la coscienza. E quindi il fatto che esista ancora una divisione fra me, l'osservatore, e
tutto il resto che non sono io, che è l'osservato, è ancora vedere come se questa penna fosse veramente separata in un pezzo che è destra e in un pezzo che è sinistra, mentre invece c'è solo osservazione, non c'è né chi osserva né chi è osservato, c'è solo osservazione. Invece nella posizione del testimone è un po' come stare seduti sulla soglia della suprema libertà, ma seduti voltando le spalle perché stiamo osservando i fenomeni, non possiamo osservare quella soglia, senza mai poterci entrare finché ci sarà un senso di separazione fra l'osservatore e l'osservato. Ecco, inoltre quello che succede è che immaginando la posizione del testimone come uno che sta seduto sulle riva di un fiume e guarda passare il fiume, no? Guarda quello che passa nell'acqua, cioè gli oggetti osservati, passa un ramo secco, passano delle foglie, passa un pesce, eccetera, passano dei gorghi d'acqua e tu stai invece fermo sulla riva del fiume e non ti bagni più nelle acque del fiume, non sei più contagiato, diciamo, da quello che osservi. Ti trovi in una posizione di sicurezza. Il punto è che a furia di starsene all'asciutto c'è sempre il rischio di diventare aridi, perché la posizione del testimone è quella di un distacco impersonale, che Tony Parsons paragona a una gabbia di vetro o di ghiaccio. Che cosa manca? Che cosa manca per cadere nella suprema libertà? Beh, manca l'amore, manca l'intimità con la vita, l'esposizione al tocco della vita, che è un fuoco, che è una passione. Il fuoco della vita prima o poi manda in frantumi la scatola di ghiaccio o di vetro e prima o poi può avvenire una unione fra il fuoco e il ghiaccio, dice Tony Parsons, no? E questa unione da un lato è una totale distruzione di tutto quello che noi credevamo di essere. Il fuoco scioglie il ghiaccio spegne il fuoco. E quello che resta è un nulla che vibra di una paradossale intimità impersonale, che non è altro che il sapore dell'amore, del vero amore. Cioè, diciamo che la gabbia di vetro, il ghiaccio, è un distacco impersonale. Ha questa enorme preziosità di una visione impersonale, ma nello stesso tempo però è distaccato dagli oggetti. Il fuoco della vita che ci tocca ha il grande dono della intimità, ma nello stesso tempo è spesso tarata sulla persona, è personale. Prendiamo tutto sul personale. Quando avviene questo matrimonio e questo annientamento del fuoco e del ghiaccio come due opposti, quel nulla che resta è fatto di ciò che è più prezioso in tutte e due le cose, cioè di una intimità impersonale. Nella ricerca spirituale che si attua attraverso la meditazione, non succede soltanto che si possa avere un'esperienza consistente di quella che è la posizione del testimone. A volte
perché, come ho detto, la posizione del testimone è ancora, c'è ancora un centro che osserva, c'è ancora un io che è vero che non si identifica più col corpo mente, e questa è una grande liberazione, ma è ancora identificato con la coscienza. Io sono la coscienza. Ecco, a volte succede che persino questo io separato si sospenda e ci si ritrovi veramente in un nulla dove non c'è più nessuno. Il punto qual è? È che quando poi si esce dalla seduta meditativa, si ritorna come ritorna tutto quanto, perché quello era uno stato particolare che si contrappone a quello quotidiano. E molto spesso qui si comincia a entrare in una serie di idee sballate, per cui pensiamo che se capita quello, se capita che a un certo punto in meditazione ci rendiamo conto che non c'è nessuno qui, quando poi invece ritorna l'io separato e ci ritroviamo come prima, l'idea è che quello è uno stato particolare che è veramente quella libertà che cercavo e che allora devo continuare a praticare, a praticare, a praticare per stabilizzare o per raggiungere definitivamente quello stato. La libertà suprema, quella che ho chiamato la libertà suprema, non è uno stato particolare. Non è uno stato particolare. Il vero distacco, se vogliamo parlare di distacco, non è dalle cose e neanche dall'io separato. Il vero distacco è dall'idea illusoria che la libertà suprema sia uno stato particolare da raggiungere quindi in futuro, diverso dagli altri stati. Ogni stato particolare non è altro che condizionamento. Qualsiasi stato particolare può essere molto piacevole, può essere molto liberatorio, ma se è contrapposto agli altri non è la libertà, perché è condizionato dalla presenza degli altri. Prendete per esempio, a volte io parlo di liberazione, no? Scusate, di sonno profondo senza sogni, e dico che nel sonno profondo senza sogni c'è una grande spaziosità e libertà, eccetera. Ma essendo uno stato particolare, non è la libertà suprema. Perché? Perché è condizionato dal fatto che quando lui c'è, non c'è la veglia, non c'è il sogno. Ma quando c'è la veglia o c'è il sogno, non ci può essere il sonno profondo senza sogni. E quindi il sonno profondo senza sogni è uno stato particolare, molto liberatorio, ma non è la libertà suprema. La libertà suprema, ripeto, non è uno stato, e il vero distacco è dall'idea che questo sia uno stato particolare da raggiungere. La liberazione non è uno stato particolare perché è l'unica realtà sempre presente e non ha bisogno né di essere raggiunto e neanche di emergere adesso, perché ogni evento è il modo in cui emerge, è il modo in cui esprime. Qualsiasi evento quotidiano, ordinario che noi viviamo non è altro che questa la sua espressione. Ed è sempre qui. Ora, il distacco dall'illusione quindi non può essere naturalmente un'azione dell'io. L'io stesso è parte di quell'illusione e quindi non può generare lui con una sua volontà un distacco da tutto questo. È parte del problema da cui nasce tutto questo.
questo distacco manifesta quando tutto ciò che è illusorio viene visto come illusorio, ma non dall'io. L'io non è in grado di vedere niente, perché non c'è nessuno qui, perché quell'io è una parte dell'illusione, è un miraggio. Ma c'è un vedere, non dell'io, della realtà stessa, che può vedere tutto ciò che è illusione come illusione. Quando tutto ciò che l'io può fare è visto come completamente futile, perché in primo luogo non c'è nessun io separato che sia in grado di fare o non fare qualsiasi cosa, e allora questo distacco si manifesta in maniera più evidente. Vedete, tutta la realtà illusoria in cui noi viviamo con l'io è un po' come un arcobaleno, un bel arcobaleno. L'arcobaleno c'è, si mostra, ma intorno all'arcobaleno nascono delle storie che la mente si racconta. Per esempio la storia che dove nasce l'arcobaleno c'è un tesoro, che se uno riesce a trovare dov'è che nasce l'arcobaleno, lì troverà un tesoro. E naturalmente se uno prova ad avvicinarsi per vedere dove sorge l'arcobaleno, più si avvicina, più la meta si dissolve come una chimera. E allora può essere visto che non esiste alcun tesoro alle origini dell'arcobaleno, che è tutta una storia. Questa è la ricerca dell'illimitato come uno stato particolare da raggiungere nel futuro perché non è qui. La realtà è questo arcobaleno. Poi però ci sono le storie. E c'è la storia di un percorso che dovrebbe compiere un io separato, limitato, per diventare l'illimitato. Questo è il tesoro. Quando viene visto che tutto questo è una grande illusione, allora scompare il tesoro, scompare la ricerca, ma non l'arcobaleno. E per la prima volta sei veramente in grado di ammirarne la bellezza, senza doverci fare niente con l'arcobaleno, se non restare stupefatto di fronte a quella bellezza. Quello che resta è solo meraviglia e amore. E allora, quando succede questo, non è più così importante se poi l'io separato ricompare, perché è solo un colore in più dell'arcobaleno in cui si esprime quel nulla vibrante d'amore di cui parlavamo prima. Amore significa accogliere tutto dell'amato. Quando amo, accolgo tutto. Non è ti amo solo se tu sei d'accordo con me, solo se tu non mi lasci, solo se tu non invecchi, eccetera. Perché questo non è amore, ma come dico è una transazione economica, se è questo. L'amore è sono pazzo di te, comunque tu sia, io ti amo. L'amore non ha condizioni, è incondizionato il vero amore e ama, accoglie tutto. Questo amore di cui sto parlando è basato su quella impersonale intimità. Quindi tutto quello che accade come l'arcobaleno è amato.
Quindi questo distacco da ogni illusione, che ripeto non è dell'io, non è fatto dall'io, ma accade e basta, quando tutto ciò che è falso è visto come falso, e questo distacco ti riporta a quell'adesso, senza tempo, dove splende quella impersonale intimità dell'amore, che, che Nisargadatta ha sunteggiato in una delle sue frasi più belle, quando ha detto: la saggezza dice non sono niente, l'amore dice sono tutto. Fra queste due sponde scorre il fiume della mia vita. Bastava dirla all'inizio e il mio discorso sarebbe potuto anche... Bene. Apriamo la fase del nostro dialogo. Sentitevi liberi di parlare, esprimere osservazioni, domande nel nostro dialogo. Sì. Buonasera, grazie Buonasera. Mauro. Ciao. Allora, io ho due domande. Si potrebbe dire, si potrebbe chiamare questa libertà suprema anche la vita stessa? Cioè, faccio sempre fatica poi a spiegarmi di più di quello che di fatto, cioè questa libertà è di fatto la vita che si manifesta poi in modi diversi. Questa è la prima. La seconda è che quel processo che hai descritto attraverso la meditazione, dallo stato del testimone, è quello che in qualche misura sto provando, cioè è come se mi vedessi dall'esterno, cioè inizio a vedere il mio corpo come se fosse uno dei tanti oggetti che ho di fronte. Il passaggio dopo è esattamente quello che in qualche senso mi manca, cioè quando ho letto dei libri oppure sento questi discorsi, si arriva a parlare di questo amore, di questo stato appunto che io cerco, no? Però la cosa buffa è che avverto una sorta di sensazione paradossale, cioè la cerco, ma è come se avessi paura che avvenisse, perché poi dopo dico, beh, e poi quando avviene, poi cosa faccio? Cioè, è come se avessi timore o di non riuscire o se riesco poi di non essere completamente, non lo so, cioè comunque è una sensazione, però da quello che hai detto tu stasera ho capito che tutto quello che sto dicendo adesso è probabilmente una storia o comunque è frutto di questo io separato che cerca di fare qualche cosa, ma se di fatto è irreale, tanto vale. Allora, intanto per quello che riguarda la prima domanda, lo puoi chiamare come ti pare, nel senso che non ha nome. Quindi tutti i nomi che gli puoi dare sono sempre nomi usati metaforicamente. Allora, già quando noi diciamo vita, intendiamo quel grande insieme di esseri viventi che si mangiano fra di loro, che cambiano, che si sviluppano, si evolvono e poi si estinguono. Ecco, allora, questa enorme creatività, perché la vita, cioè se noi guardiamo le forme degli animali, dai pesci alle piante, cioè è impressionante che veramente la fantasia sbrigliata con cui la vita si esprime in tutte le sue forme, dalle più orribili, no? Come certi mostri spaventosi o insetti spaventosi, alle più meravigliose come le farfalle, i cavallucci marini, che ne so. Ecco, allora pensate alle meduse, ecco, allora quindi la parola vita
evoca questa grande creatività e anche questo flusso continuo di nascita, di morte, eccetera. Quindi è un modo che molti, anche io a volte uso, per indicare quello che in realtà non ha nome, perché appunto è illimitato. E quindi sì, si può anche chiamare vita se vuoi, ma sapendo che non è quello che noi diciamo. E invece l'altra considerazione che hai fatto è interessante, cioè la ricerca è fatta dall'io. L'io si sente incompleto, si sente mancante di qualcosa e cerca quello stato particolare, che non è qui, di raggiungerlo per avere la libertà. Il punto è che cercare, lo stesso cercare, di per sé indica che io non ho. Ora, il problema qual è? Che se l'io è separato, è solo come la destra e la sinistra di quella bacchetta che vi ho fatto vedere prima, non esiste in realtà, è una costruzione della mente. E quindi la sua separazione è illusoria e quindi non c'è nessun io separato che faccia qualcosa in contrapposizione a tutto il resto dell'universo. E quindi la completezza è già qua. La completezza è già qui. Allora il fatto di cercarla diventa un formidabile ostacolo a trovarla, perché cercarla crea e si basa sull'idea che non ce l'ho, che la devo trovare in un altro posto o in un altro tempo, fra 10 anni, fra 10 vite, fra un anno, fra 3 minuti. Quindi, ma anche se è fra 3 minuti, non è adesso. E invece la completezza è soltanto e sempre adesso, qui, dove siamo tutti. E allora è chiaro che la ricerca che compie l'io, che poi spesso ama scandire i livelli, primo livello, secondo livello, eccetera, è una ricerca che non finisce mai, perché sposta sempre un po' più in là dall'adesso quello che posso vedere immediatamente, senza nessun problema. Ecco perché la ricerca non troverà mai. Siamo troppo occupati a cercare, suona lo stesso il telefono, siamo troppo occupati a cercare la felicità per accorgerci che è già qui. E quindi da questo punto di vista, ecco che tutta questa ricerca non finisce perché trovo, ma prima o poi finisce, perché tutte le cose prima o poi finiscono da sé. A volte finisce perché siamo estenuati. Ecco, e quindi diciamo che la ricerca non finisce perché trovo. Io a volte l'ho paragonata a uno che va in giro con una pila elettrica alla ricerca del buio e dice non la spegnerò fino a che non troverò il buio. Naturalmente non lo troverà mai il buio, e però aggiungevo per nostra fortuna, prima o poi finiscono le batterie. E allora senza che l'io lo voglia, si spegne la pila e ecco il buio, mi accorgo che era sempre qui e che io facevo di tutto per non vederlo. Ecco. E allora No, no, non ti era per... sento... Quindi anche quando dico mi rendo conto di qualche cosa, di fatto, quando io dico mi rendo conto sono consapevole o mi rendo conto di di qualche cosa, anche in questo caso chi è l'io? Cioè, è l'io piccolo che si rende conto di che cosa, se di fatto non è reale. Questo è importante, lo riprendo. Finisco un attimo quello che dicevo prima, poi no, ma questa cosa che hai detto è importante.
E allora dicevo, e quindi la ricerca finisce da sé a un certo punto. A volte quando uno è estenuato, quando uno ha provato tutte le vie e si sono tutte dimostrate vicoli ciechi, può darsi che succeda qualcosa che non fa l'io, cioè che ci sia un gettare la spugna. E in questo gettare la spugna, quello che c'è sempre stato diventa più evidente e ci si accorge che era anche tutto quello che c'era prima. Ecco, e quella esperienza che tu hai raccontato, cioè che c'è una parte che quasi non vuole raggiungere la meta, ci dice molto sul discorso della ricerca, cioè la ricerca è il punto di origine della ricerca, il fondamento della ricerca è un io che illusoriamente, che in apparenza si sente incompleto, perché si identifica con un individuo separato. Quindi questo io cerca l'infinito, ma ne ha una paura terribile perché quando se dovesse riuscire a toccare l'infinito, lui sparirebbe. Il finito, cioè ciò che è limitato, la goccia d'acqua è un individuo. Se tu la butti in mare, diventa il mare, ma la goccia non c'è più. E allora l'io, siccome ha paura di sparire, come perché crede di esistere veramente e non capisce di essere un miraggio, allora fa di tutto per prolungare la ricerca, anziché mettere fine, lasciare che finisca. La ricerca è un fare, cioè basterebbe, l'io non può mettere fine alla ricerca, non può trovare. Quello che può succedere però è smettere di fare, ma se l'io smette di fare sparisce perché è un'azione, è come un'onda. L'onda è un'azione del mare, non è un individuo separato dal mare. L'io è un'azione di tutto questa meraviglia, per cui è chiaro che se lui... per cui la grande illusione dell'io contraddittoria è quella che è come il personaggio di un sogno, quando noi sogniamo che siamo il protagonista del sogno, il quale desidera il risveglio, perché magari si rende conto che quello è un sogno, e desidera il risveglio, ma vorrebbe che avvenisse il risveglio rimanendo lui, come un essere limitato vorrebbe fruire dell'infinito rimanendo limitato alla sua forma. Questo è impossibile, ovviamente. E allora c'è paura e quindi questo prolunga la ricerca. L'altra cosa che tu dicevi, dipende da che significa l'espressione mi rendo conto. Diciamo che se mi rendo conto è una comprensione, è un tipo di comprensione, la comprensione non è mai la libertà suprema, perché la libertà suprema è totalmente al di là di quello che l'io può comprendere o la mente può comprendere. Però, non è neanche qualcosa di diverso, perché quella libertà suprema di cui oggi parlavo è un altro modo per dire la realtà, e la realtà è tutto, è anche l'apparenza di un io separato, è anche la comprensione. E a volte questa realtà che è estremamente semplice e chiara e splende di luce di coscienza, diciamo, si riflette sulla mente sotto forma di comprensione. La comprensione non è come il riflesso del sole su una goccia di rugiada, cioè il puntino luminoso sulla goccia di rugiada non è il sole, è come la luna che si riflette sulle pozzanghere. Quella che vediamo non è veramente la luna, ma è un riflesso simile, cioè poi a seconda dello stato della pozzanghera appare più o meno simile all'originale, nel senso che se la pozzanghera, cioè la mente, è agitata da 1000 pulsioni, paure, desideri, la luna appare come
uno sfarfallio di tanti frammenti separati, non vediamo la forma della vera runa. Se la pozzanghera è più calma, allora vediamo una forma più simile, ma è sempre un riflesso. Allora, la comprensione è un riflesso. Comprendere, per esempio, che non c'è un io separato non è così difficile. Razionalmente molte persone lo possono capire benissimo. Probabilmente un neuroscienziato lo sa tranquillamente quando dice che in realtà l'io è una costruzione della nostra neurologia. Quindi, ma un conto è comprenderlo attraverso la mente e il pensiero, ma questa comprensione comunque può veramente migliorare molto le condizioni della vita di una persona, non è, può eliminare tanta sofferenza inutile. Cioè, vedere che non ci sono io separati significa, per esempio, affrontare persone che ti offendono o che vogliono in qualche modo ti disturbano in un modo molto diverso. Un po' come facevo l'esempio del barcaiolo no, del taoismo, che quando vedi una barca che ti viene addosso, ti arrabbi con chi la guida, però se ti accorgi che non c'è nessuno che la guida, magari ti dà fastidio sta cosa e cerchi di evitare, ma non è che te la prendi con qualcuno, no? Ecco, quindi voglio dire, questa comprensione, per esempio, che non c'è un io separato, è qualcosa abbastanza facile da avere, da capire, ma non ha di per sé il potere di disperdere l'illusione di un io separato, di essere un io separato. Posso capirlo, no? Prenderne, ma continua il mio io separato ad apparire come reale. Ecco, la chiarezza è qualcosa che invece, la chiarezza di quella luce che è la realtà, di per sé è ben oltre tutta le possibili comprensione che noi possiamo averne. Però coincide anche con quell'aspetto, quando tu dicevi mi rendo conto, va bene? Se invece mi rendo conto indica qualcosa di più semplice, cioè ciò che si accorge di qualcosa. Mi accorgo di un suono, mi accorgo di un pensiero, mi accorgo che c'è l'io separato, mi accorgo che in questo momento non c'è nessuno, non c'è l'io separato. Ecco, ciò che si accorge è quella luce, che si manifesta in quel caso sotto forma di testimone, ma quella luce è ancora prima del testimone. Quando io prima parlavo del testimone, ovviamente non indicavo una via graduale alla liberazione, cioè non è affatto necessario che uno coltivi la posizione del testimone, non è, ho detto, è una pratica che fa l'io nella sua illusoria speranza di raggiungere l'illimitato. Tra l'altro, la posizione del testimone può capitare a volte in maniera sconvolgente e in maniera del tutto spontanea. Durante un incidente può capitare che una persona viva questo, per esempio, no? Quindi voglio dire, non stavo parlando di una via che porta sulla soglia e poi uno che entra nella soglia. Se la meditazione si manifesta nella vita di una persona, vuol dire che non c'era scelta, che così doveva essere. Se non si manifesta, idem. Non è, la luce di questa realtà è ovunque, si manifesta in tutti i modi, insomma, no? Quindi però ecco, quello che succedeva con la posizione del testimone era che c'era ancora un io che si identificava con la coscienza. A volte succede un lasciare andare in cui sparisce l'io. E quindi quella coscienza non è più una coscienza, già non era più una coscienza personale. Nel momento in cui c'è la posizione del testimone e si vede che corpo e mente sono oggetti osservati, la coscienza non è più personale, ma è ancora legata a un centro
a un testimone, appunto, e a volte cade il testimone, e quella che chiamiamo coscienza diventa una vastità senza nome, che è la luce dove poi tutto si manifesta. Sì, Sì, ci grazie. dovrebbe... Ciao Mauro. Ciao Mauro, grazie per questi incontri. Allora, prima di tutto una sorta di constatazione, ma che ha in sé una richiesta d'aiuto, e poi la domanda vera e propria. Cioè, quello che tu descrivi come amore, nel senso che non c'è più né l'osservato né l'osservatore, ossia come anche dice Krishnamurti, l'osservatore è l'osservato e così via. Mi sembra di capire che è un amore che ha a che vedere col fatto che l'altra cosa sei tu stesso, quindi non puoi non amarla. Questo mi sembra. Penso che alcune, diciamo, difficoltà nascano dal fatto che noi percepiamo la parola amore come qualcosa che ha un contrario, no? Che è l'odio, e quindi è sempre una cosa parziale. E questo potresti aiutarci tu magari a farci capire questo concetto. L'altra domanda, che è un po' una domanda spinosa per uno come me che viene dalla meditazione, diciamo, anche se adesso non vorrei, è il ruolo del maestro spirituale. Sai perfettamente, come tu ben sai, che nell'ottica induista è fondamentale, quasi indispensabile, la presenza di quello che viene chiamato il guru salvatore, no? Ma ne parla, mi sembra, se mi ricordo, anche Platone, quando fa l'esempio della grotta e dice alla fine che tu non puoi uscire solo dalla grotta, ci vuole qualcuno che ti tira fuori. Quindi quello che tu dici è perfettamente in linea con le mie corde e risuona. Però ecco, volevo sapere tu come a questo punto, in quest'ottica, come tu la presenti, il senso del guru, così come è considerato negli insegnamenti induisti. Ecco, grazie. Sì. Allora, la prima, ricordami un attimo la prima, perché Sì, adesso era proprio... il concetto che l'amore esce fuori Ah, dal fatto che tu percepisci che, amore e odio, insomma. esatto, che tu percepisci che osservato e osservatore è la stessa cosa, Mm. e quindi non puoi non amare l'osservato perché sei te stesso, ma come se fossero due bolle che insieme escono da questo vortice che chiamiamo energetico perché non possiamo dargli un altro nome. Mm. Solo che noi siamo limitati, secondo me, dall'uso della parola, cioè pensiamo che amore sia qualche cosa che dobbiamo raggiungere nel non odiare l'altro, e questo secondo me è un grosso limite, perché non dovrebbe avere contrari l'amore, ecco, e quindi non c'è nessuno sforzo per poterlo raggiungere. Ecco, questa era la prima Sì, domanda. allora, l'amore, quello che ho chiamato amore, è la naturale espressione del reale ed è il riverbero della non dualità. Una non dualità che non sia amore non è una non dualità. Non è di nessuno. L'io non è capace di amare se non in maniera molto indiretta e parziale, perché vive in una dualità, no? Nel momento in cui, siccome l'amore è espressione del tutto, vuol dire che se il tutto ama il sé, ama se stesso. E l'amore di sé, come dico sempre, è la fondamentale legge dell'universo. Non è affatto una cosa sbagliata, è una legge naturale l'amore, come la gravità. Cioè, ognuno ama se stesso. Il problema non è amare se stessi, il problema è chi è questo se stesso che uno ama, cioè con che cosa è identificato.
perché se questo se stesso è identificato soltanto con questo corpo e questa mente, amare me stesso è quanto di più egoistico ci sia. Faccio solo gli affaracci del mio corpo e della mia mente e tutti gli altri sono ostacoli o no? Quindi nel momento in cui dico io e amo io, amo me, e questo me è limitato a un confine preciso, e allora questo amore è molto limitato, è un amore egoistico. Poi ci sta non solo l'io, prima persona singolare, ma c'è il noi, prima persona plurale, cioè esistono altri confini, diciamo, che delimitano una serie di persone, di cose che chiamiamo noi, e anche lì c'è una forma di amore. Il problema, come dicevi tu a proposito dell'odio, che finché c'è un confine entro cui l'amore c'è, ma non va oltre quel confine, quello che sta fuori di quel confine molto spesso diventa un nemico da sconfiggere. Dove noi tracciamo un confine della mia identità come io o come noi, è dove avverrà, dice Ken Wilber, la prossima battaglia. E pensate ai miliardi di persone nella storia umana morti per confini che non esistono in natura, ma solo nella mente condivisa delle persone. Una nazione ha dei confini e per quei confini si ammazza un sacco di gente, anche se non ci stanno in natura, ma solo nella mente condivisa e di amici e di nemici. Quindi ogni volta che noi diciamo io, diciamo noi, tracciando questi confini, noi limitiamo la infinita esplosività dell'amore a dei pezzettini che generano una dualità. Ecco, quindi il punto è che l'io non è altro che una propaggine del sé, è come un aspetto estremamente limitato del sé. Se il sé non ha confini, l'amore di sé diventa l'amore di tutto. Ecco perché Gesù disse ama il prossimo tuo come te stesso, anziché invece di te stesso. Ma questo amore ha un'impronta di impersonalità. Quando noi ci sentiamo limitati in un io per esempio identificato col corpo e con la mente, l'amore per noi è un'aspirazione alla non dualità. Cioè quando noi amiamo, e se noi siamo identificati con un io separato e limitato, ameremo cose o persone che vedremo in maniera altrettanto limitata. E quelle persone, facciamo un esempio, che ameremo, se le amiamo, l'amore esprime il desiderio di fondersi con quella persona. Quando noi amiamo, vogliamo essere completamente uniti alla persona o a chi amiamo. Cioè vogliamo abolire quella separazione che in qualche modo ci fa soffrire, ci fa sentire tagliati via, ci fa sentire lontani. Quindi l'amore nella dualità è il richiamo della non dualità, è il richiamo dell'unione, che riverbera in una forma molto limitata e limitante e impossibile da raggiungere, nel senso che se io sono attaccato a me come una forma particolare e limitata, desidero diventare tutt'uno con la persona che amo, ma non ci riuscirò mai perché quella persona è un'altra forma. E l'altra volta, nell'incontro dell'altra volta, sottolineavo che l'unico modo per diventare tutt'uno mantenendo la tua forma è quello di disfare l'altra, cioè mangiartela. Per diventare, dicevo, tutt'uno con una carota,
devo mangiare la carota, la devo distruggere come forma esterna a me e allora diventa parte della mia forma che continua a esistere. Non è questa la non dualità. E purtroppo invece nei rapporti d'amore, per esempio di coppia, eccetera, molto spesso c'è questa spinta a voler mangiare l'altro, metterselo dentro per essere sicuri che non scappi, per diventare tutt'uno in quel modo, che è il contrario del diventare tutt'uno. Il diventare tutt'uno è il rispetto completo delle forme, non è vedere quella forma, quella persona in base a quelle che sono le mie esigenze, i miei bisogni, ma lasciarla essere esattamente com'è. Non è pretendere che quella forma si adegui a come io vorrei che fosse, ma è contemplarla come l'arcobaleno di cui parlavo prima, nella sua bellezza, che è lasciata così com'è. Allora può succedere quella incredibile cosa per cui comincio a scoprire che la mia forma e quella forma, che di per sé non si possono fondere e vanno rispettate nella loro unicità, non sono altro che espressione di un'unica realtà senza forma, che è quello che siamo veramente e che da cui non saremo mai separati. E, questo amore, ripeto, quindi l'io da un certo punto di vista non può comprendere quell'amore lì. Non è un sentimento e basta, non è il desiderio di possesso di un'altra persona, non è il fondersi mantenendo la propria forma, è l'espressione di una realtà capace di diventare tutto, ma proprio tutto, le cose più orribili e le cose più belle, e di mantenere nello stesso tempo la sua calma profonda e la sua creatività. Quindi la nostra coscienza, che è una emanazione di questa luce, se ci fate caso, che cosa respinge qualcosa? La nostra mente, il nostro corpo può dire sì o può dire no. Se mangio del cibo avariato lo vomita e dice no. Se c'è una cosa buona se la mangia e dice sì. La mia mente, il mio pensiero può dire di sì o di no. Questo è un discorso che faceva Arnaud Desjardins. La mia mente può, se sono un ingegnere, diceva, e sto facendo un ponte, posso vedere che i calcoli sono sbagliati e dice no. Ma il cuore, diceva Desjardins, dice sempre e soltanto sì. Se dice no, il cuore si chiude a ciò che è. E la mia coscienza, non si chiude a niente. Un altro modo spesso di parlare di queste cose è parlare dell'accettazione, fino ad arrivare al fatto che certi insegnanti spirituali, no, ti dicono che devi praticare l'accettazione, come se è un po' come dire pratica l'amore, no? Come fai a praticare? Dio non può praticare l'amore. Quando ami, ami, non è che puoi scegliere, non hai scelta. L'amore è come la realtà, non ha scelta. E la nostra coscienza, pura e semplice, cioè quella che, come dicevo prima, si accorge delle cose, le sente, può scegliere di non sentirle? La nostra coscienza può scegliere, se ti cade in testa un vaso, di non sentire dolore? Può scegliere di non sentire piacere, dolore, tutto quello che accade, anche le cose più orribili? Allora, anche le cose più terribili che accadono, se ne siamo coscienti, vuol dire che non c'è nessun bisogno di praticare l'accettazione, perché sono già accettate. Tutto quello che accade è già accettato nella nostra coscienza nel momento in cui ne diventiamo coscienti, come lo specchio. Lo specchio non si può rifiutare di riflettere qualcosa solo perché è brutta o è spiacevole. Lo specchio riflette tutto. Quindi la nostra coscienza accetta tutto.
E quando noi diventiamo, ci accorgiamo di qualcosa, bello o brutto che sia, quel qualcosa è già stato accettato dalla coscienza, perché ne è un'espressione, ne è un'espressione. E quindi parlare di accettazione, parlare di questa coscienza che accetta tutto, è parlare di amore. E l'odio rientra nell'amore. L'odio, tra l'altro, non è altro che un tentativo di diventare tutt'uno con le cose, come l'amore, solo che l'odio nasce dalla sofferenza di un opposto. Io ho un nemico e questo nemico mi fa sentire una dualità, una contrapposizione, un conflitto insopportabile e voglio raggiungere l'unità. E con l'odio l'unico modo per raggiungerla è distruggere, annientare completamente il nemico, così rimango solo io e vivo l'unità. Mi libero di quell'altro che mi fa soffrire, lo distruggo, lo elimino. Allora rimango solo io e c'è l'unità. No, perché l'io di per sé, appunto con i suoi confini, crea continuamente dualità. L'amore abolisce me e te, cioè abolisce entrambe, l'amore abolisce entrambe la destra e la sinistra della penna, rimane la realtà così com'è e può esprimersi e includere anche l'odio. Una mamma ha un bambino che a un certo punto, in una certa fase di crescita, i bambini piccoli si arrabbiano moltissimo, esprimono odio, distruggono le cose. Ecco, e la madre che fa? Si mette a combattere contro i bambini? No, li contiene, gli impedisce di rompere le cose magari, ma continua ad amarli esattamente come prima, se è una madre, insomma. Certo, se ha problemi è un altro discorso. Invece l'altra questione del guru, capirei. Allora, guru vuol dire in sanscrito pesante e secondo me guru è un macigno che molto spesso schiaccia la libertà delle persone. È perché? Perché sulla figura del guru, soprattutto se si pone come un salvatore di tutti e del mondo e come depositario di un insegnamento che aiuta gli altri a liberarsi, è lo schermo dove si proiettano tutte le possibili idealizzazioni. Noi abbiamo a volte un'immagine di guru che è fatta su casi abbastanza rari, cioè, non so, il Buddha che arringava folle di monaci o Sai Baba che arringava folle di indiani, ma in India tradizionalmente la figura del guru è più simile a quella di un padre, cioè il guru ha una sua famiglia, il discepolo va da lui tutti i giorni o addirittura vive per molto tempo a casa sua, o se no comunque lo vede quotidianamente, ha un rapporto personale con questo guru e nello stesso tempo, pur vivendo attraverso il guru la luce di un insegnamento, eccetera, lo vede anche quando rutta, quando si arrabbia, quando è distratto, cioè c'è nella relazione a tu per tu quotidiana la possibilità di vedere anche gli aspetti umani e i limiti della persona e allora è più facile forse intuire che quella persona con tutti i suoi difetti è però anche per il discepolo un veicolo di apertura all'infinito. Se invece io vedo un guru che non posso neanche incontrare di persona perché ormai è troppo seguito
mi trovo in una folla di gente, quello si presenta su una specie di trono e comincia a pontificare, è chiaro che tutte le mie parti infantili, che hanno cercato sempre un papà buono, perfetto, illuminato, si proiettano su questo guru. In certi casi addirittura può fargli pure bene a uno, non è che sto dicendo, ma che cos'ha tutto questo a che fare con la non dualità? Con il fatto che non ci sono separazioni. Se c'è uno che sta su un trono e che io ritengo essere perfetto, e io invece sono il suo discepolo, perché questa è l'essenza della dualità, capite? Lui ha qualcosa che io non ho. E il guru dice, io ho raggiunto qualcosa che tu non hai, però te la posso insegnare. Se tu segui i miei insegnamenti, un giorno avrai anche tu quello che ho io. Questo è l'insegnamento, è ciò che si tace quando un guru dà un insegnamento. Questo insegnamento si rivolge all'io individuale e separato del discepolo, gli pone un percorso perché in questo momento il discepolo non è a contatto con l'infinito, ma gli presenta un percorso graduale nel tempo, di graduale avvicinamento a imitazione del guru per arrivare alla liberazione. E quindi, come dicevo prima, non fa che incoraggiare l'idea che l'io deve diventare diverso da quello che è attraverso un processo di ricerca che lo porta continuamente fuori dall'adesso, che è il posto dove ha sotto gli occhi di continuo la sua liberazione. E questo purtroppo, vedete, non è che, diciamo, anche se mettiamo da parte i casi eclatanti di questi guru che poi ne traggono un vantaggio egoico, e molto spesso le persone poi hanno una inflazione egoica, perché se ci sono tratti narcisistici diventano un ottimo schermo di proiezione delle idealizzazioni da parte dei discepoli, no? Per cui immaginiamo il guru come un essere umano perfetto, magari vestito di bianco, con una lunga barba, che non si arrabbia mai, che è paziente, che sorride sempre, che mangia vegetariano, che quasi non va mai al gabinetto, no? Cioè abbiamo un'immagine di perfezione che la liberazione non ha niente a che fare con la perfezione. La perfezione è una costruzione della nostra mente, è una proiezione della nostra mente. Non esiste la perfezione come ce la immaginiamo noi. E quindi veramente non ha niente a che fare. Se voi, quella del guru forse può essere più semplice vederla come una funzione, non come una persona. Cioè noi ci troviamo adesso immersi totalmente nella liberazione, nell'amore, nella realtà, in questo momento e sempre. Il fatto che abbiamo l'idea di essere un io separato, il miraggio di essere un io separato, tira questo confine e ci scherma, ci limita apparentemente da tutto questo. Quando c'è un vedere da parte non dell'io, ma del tutto, un vedere l'illusorietà di questa bolla, che chiamiamo io separato, questa bolla non ha più alcun effetto. Tutto lì. Questo è il punto. Ma è tutto qui, già adesso. Allora, se a me viene una persona che mi dice tu non hai raggiunto questo, io invece l'ho raggiunto e ti do un insegnamento, tu lo segui e fra 20 anni raggiungi questo, e non sta facendo altro che dilazionare i tempi, perché la liberazione si trova quando? Come tutte le cose, si trova solo adesso, e questo adesso non finisce mai.
E quindi una persona che... La liberazione non è un fatto personale. Come dice giustamente Tony Parsons, parlare di una persona liberata è una contraddizione in termini, perché la liberazione è la libertà non dell'io, ma dall'io. E lo dicono pure certi guru, cioè dicono io sono liberato dall'io e adesso ti aiuto a liberarti tu, ma l'io non se liberato dall'io vuol dire che l'io non c'è mai stato, che è un miraggio. E allora quanti passi? E siccome la realtà e la verità stanno solo qui e adesso, quanti passi ci vogliono per arrivare qui? Quanto tempo ci vuole per arrivare al presente? Capite che diventa un gioco di rimando, di dilazionare continuamente qualcosa che accade continuamente adesso. Quindi diceva Tony Parsons, è come una persona dice io sono liberato, è come uno che proclama al mondo io respiro, cioè tutti respiriamo. È come voler insegnare come a stare seduti, cioè come si può dire che uno è un po' più seduto di un altro? Cioè, non sarebbe molto, molto arrogante e stupido pretendere di insegnare alle persone come diventare quello che già sono. È come uno che vuole, ecco, io a volte faccio questo esempio, è come voler insegnare alle onde a raggiungere l'acqua di cui sono fatte. E il guru che proclama che lui ha raggiunto qualcosa e mentre gli altri no, è come un'onda che dice io sono più umida delle altre onde. Cioè è qualcosa di completamente sbagliato, nel senso dal punto di vista della realtà. È una illusione. Ecco, quindi questo non toglie che il guru può essere una funzione. Allora, se vogliamo parlare del guru come funzione, vogliamo dire questo, che noi siamo la realtà. La liberazione è, diceva un altro autore, credo Silvestre, la liberazione è quello che sta accadendo veramente mentre cerchiamo la liberazione, ok? Allora, poi c'è un io separato che sembra c'è il miraggio di un io separato. Questo miraggio dell'io separato non può lui fare qualcosa per dissolversi, l'abbiamo già visto prima, ma può dissolversi in qualsiasi momento perché tutto quello che accade non nasconde ma esprime la non dualità, non nasconde ma esprime la realtà. Niente ha il potere di nascondere la realtà, perché tutto quello che noi percepiamo è la realtà che si modula e si esprime in tutto questo. Quindi tutto quello che noi percepiamo dall'estasi, che ne so, di quando uno fa l'amore fino al dolore di uno che ti leva un dente, tutto questo è il tutto che si esprime nella non separazione. Allora noi riceviamo continuamente un invito, finché crediamo di essere un io separato, tutto quello che succede di bello o di brutto è un invito fatto ciascuno solo per ciascuno di noi a riconoscere che non c'è nessuno, che questo io separato non c'è in realtà. Questi inviti normalmente noi gli voltiamo le spalle, ma ogni tanto sono accolti e non è l'io separato che lo può fare. Però ogni tanto ci si accorge dell'illusorietà di queste costruzioni e allora vuol dire che l'invito è stato accolto. Quindi ogni invito è un guru, è un maestro, ce lo dà la vita con tutte le piccole o grandi situazioni in cui ci troviamo. Ce lo può dare la lettura di una frase di un libro, ce lo può dare uno che fa il guru, ce lo può dare una persona che incontriamo nella vita. Cioè, allora, quando ci succede questo, vuol dire che quella persona solo per me incarna la funzione del guru, che è quello di svegliarmi alla non separazione. Quindi
da questo punto di vista non è che c'è un guru professionista, può non essere neanche una persona. Quello che l'invito che ci apre alla non separazione. Oppure può essere una persona, ma il punto qual è? Che a volte, appunto escludendo i casi di guru che ormai stanno inflazionati nel loro narcisismo e che si sentono salvatori del mondo, però ci sono anche tante persone che hanno avuto delle esperienze di non io, come quella che dicevo prima, cioè a volte, per esempio anche in meditazione, può succedere che sparisce tutto, che non c'è più nessuno qui, che c'è come un nulla, e hanno quindi avuto una concreta esperienza di tutto questo. Ma finché la ritengono uno stato particolare, ecco perché stavo dicendo la cosa importante è il distacco dall'illusione, che questa liberazione sia uno stato particolare, perché hanno avuto delle esperienze di non io, hanno quindi sperimentato uno stato particolare dove questo è successo, però non hanno capito che lo stato ordinario è così, che non è uno stato quello che conta. E allora, facendo questo, si sentono a volte in maniera molto sincera, sentono l'impulso a voler insegnare agli altri quella che per loro è stata la via. Ora, quindi praticamente quando uno ha un'esperienza momentanea o di questa sparizione dell'illusione dell'io e di questo niente dove non c'è nessuno, quando uno ha questa esperienza può semplicemente lasciarla così, oppure può cominciare a pensare che cosa l'ha causata. E guardando la propria vita, magari quella persona, che ne so, facciamo un esempio, ha meditato per 20 anni e allora comincia a fare un rapporto di causa-effetto fra i 20 anni di meditazione che sicuramente hanno prodotto quell'esperienza. E quindi cominciano a insegnare in maniera sincera agli altri a fare meditazione, perché in 20 anni possono raggiungere con quella meditazione quell'esperienza. Ora, il punto è che se quell'esperienza fosse stata causata da 20 anni di meditazione, non sarebbe la liberazione, perché la liberazione è incondizionata, cioè la liberazione non può essere creata, prodotta da niente, se no siamo nella causa e nell'effetto. La suprema libertà è suprema libertà perché è completamente svincolata da ogni condizionamento possibile e immaginabile. E quindi pensare che invece tu la puoi produrre attraverso una pratica, stai facendo una cosa che non ti porterà mai alla suprema libertà, ti porterà a uno stato magari anche molto piacevole, ma non alla libertà. Quindi, dicevo, ci sono molti insegnanti, eccetera, che una volta avuta una qualche esperienza di questo nulla dove non c'è nessuno e avendola vissuta come una liberazione, come il risveglio dall'io separato, sentono di essere dei risvegliati e cominciano a aiutare le altre persone nella loro prospettiva a raggiungere il risveglio che hanno raggiunto loro, dando loro un insegnamento. E chi è che accoglie questo insegnamento con grande, grande piacere? Chiaramente l'io separato di ciascun discepolo, che dice: ah, finalmente ho qualcosa da fare per raggiungere l'illimitato, per raggiungere la libertà. E così si mette a seguire quell'insegnamento contento, perché pensa che facendo A, B, C e andando nei vari livelli raggiungerà finalmente
quel risveglio. Quindi sono tutti contenti. Ma è libertà tutto questo? La separazione fra me e il mio guru, l'idea che l'ho messo su un piedistallo e che io, certo, anche se raggiungerò il risveglio, non sarò mai come lui. E certo, sei un altro. Cioè, capite? La personalizzazione, quello è una persona di... Quando uno dice io ho raggiunto il risveglio, veramente è come dire io respiro, perché non si... Non, il risveglio non ha a che fare con la persona. Quindi quando per esempio io faccio questi nostri incontri, è facile che magari vengano vissuti così da chi viene. Infatti molto spesso espongo questo aspetto. Cioè è facile che chi parla venga visto come uno che ha raggiunto qualcosa che chi ascolta non ha e che quindi gli sta dando un insegnamento per fare la stessa cosa. Io non ho mai dato insegnamenti nei miei satsang. Parlo, dico un sacco di cose, ma non prescrivo mai niente. Descrivo. E a volte dico che quando parlo non solo non prescrivo niente da fare e quindi non è un insegnamento, ma descrivo disperatamente, perché questa non separazione non si può descrivere col pensiero, non si può neanche comprendere col pensiero. Cioè io non la comprendo, cioè nessuno la può comprendere, capite? Mauro non è mai stato risvegliato perché nessuna persona può essere risvegliata e perché il risveglio è questo, è già qui, è già noi, capite? Per cui il mio parlare non vuole essere un modo di insegnarvi come si fa a diventare diversi da come siete, perché a me mi va benissimo come siete. E non è quindi invitare a fare delle cose per raggiungere in futuro qualcosa. E nel descrivere, la mia descrizione è sempre completamente inappropriata. Le mie parole non sono né vere né false, perché a parole non si può dire. Tant'è vero che a volte uno mi dice, vabbè, ma allora perché parli? E l'unica risposta che posso dire è perché non ne posso fare a meno. Parlo come quando si canta sotto la doccia. Perché canti sotto la doccia? Perché il cuore trabocca in parole, tutto lì. Quindi, vedete, l'io spesso viene a vedere le persone che si ritengono risvegliate perché vuole qualcosa. E se glielo dai, se tu gli dai qualcosa che poi non è quello che è, se tu gli dai degli insegnamenti, le persone sono tutte contente. Anzi, più livelli hanno, adesso devo raggiungere il livello 13, poi passo al 14. E beh, così si passa la vita divertendosi, ma invece è quando l'io non riceve niente che la cosa si fa interessante. Quando l'io non riceve niente. Quindi uno magari viene a questi incontri per acquisire qualcosa e rischia di perdere quel poco che ha, cioè l'idea di essere un io separato. Scusate, ancora un'altra cosa sulla questione del guru, mi viene da dire che mentre appunto in India tradizionalmente c'era questa idea, il guru era come un padre e riguardava dei rapporti molto diretti con i discepoli, avevi pochi discepoli con cui avevi un rapporto continuo e quindi c'era anche questo questo non idealizzare vivendo a contatto con quella persona quotidianamente. Però qui da noi in Occidente l'idea di guru è diventata molto più simile a quello che parla alle folle, anzi più gente viene e più è un guru pesante, no? Di spessore.
Il problema è che appunto in questo modo si infantilizzano le persone, si cominciano a sentire dei figli che finalmente hanno trovato un papà buono, salvo poi delusioni a volte che vengono, e il Salvatore, quello, lui mi salverà, così io non devo fare niente, sai che c'è? Abbandonati al guru, così io non faccio niente, fa tutto lui. E poi quante persone riescono a capire qualcosa di tutto questo, no? Invece, quindi secondo me in Occidente questa immagine del guru crea più problemi di quanti non cerchi di risolvere. E soprattutto quando il guru proclama che è risvegliato, insomma, che il risveglio è veramente sopravvalutato. Il risveglio è la fine di qualcosa che non è mai esistita. È come quando uno si sveglia da un sogno. Vabbè, era un sogno fin dall'inizio, punto. Non è che chissà che deve... Per Lio il risveglio è l'ultima delusione, perché lui si aspetta i fuochi d'artificio con il risveglio, si aspetta di ottenere qualcosa, invece sparisce, guarda un po'. È l'ultima delusione per Lio. Il risveglio non ha nessun vantaggio per Lio. Dicevo che la figura del guru in Occidente dà più problemi di quanti non ne risolva, mentre invece secondo me il modo giusto che si sta piano piano affermando in alcuni aspetti, in alcune sacche, diciamo, di circoli spirituali è l'amicizia spirituale. Perché vedete, gli amici sono l'espressione più diretta della diversità nell'uguaglianza e dell'uguaglianza nella diversità. Ogni amico è diverso dagli altri, ogni amico porta un contributo unico e nello stesso tempo sono tutti uguali, pari, che è l'espressione più naturale secondo me della non dualità, che è l'esplosione di 1000 differenze senza che ci sia nessuna reale separazione. La molteplicità nell'unità, diciamo. Ecco voi. C'era una domanda di Alessandro. Eccomi. Alessandro, ciao, sì. ciao. Ciao Mauro. Allora, io in mano il tuo libro, perché mi è venuto in mente e si aggancia bene. C'è una frase che a me colpisce tantissimo nel capitolo della fine della ricerca, e che riprende una fase di Desjardins, penso, e che dice che ci inviti a usare di più. E mi piacerebbe che parlassi di questo. E poi un'altra domanda che un po' si discosta. In certi ambienti non dualistici si parla e viene detto che in realtà nulla accade. Mi piacerebbe che spiegassi questo concetto. Ah. Grazie, belle domande e interessanti. Osare di più. Sì. Mi viene da dire che noi abbiamo questo senso di incompletezza e di mancanza perché c'è stata una identificazione che ha portato al miraggio di essere ognuno di noi un io separato. Quindi ci sentiamo piccoli in un universo mastodontico, spesso minaccioso, comunque imprevedibile, e soprattutto ci sentiamo piccoli proprio nel senso di incompleti, perché aspiriamo all'infinito, al tutto. Perché aspiriamo a questo? Perché la felicità che noi cerchiamo non è altro che il profumo della completezza. Noi anche quando, lo dico spesso, nella nostra vita abbiamo momenti in cui ci sentiamo veramente felici, non è uguale a quando proviamo un forte piacere. È diverso.
quando ci sentiamo veramente felici è perché dentro di noi è come se dicessimo: oh, adesso non mi manca niente, adesso è veramente, va bene tutto così com'è, ah che bello, non manca niente, sento, quindi è questa completezza che esprime una fragranza che è la felicità. Ora è chiaro che se noi viviamo in un apparente io contratto e separato, finché siamo separati vivremo la non completezza e quindi aspiriamo al tutto, aspiriamo al tutto, ma sembra un'impresa impossibile per questo piccolo io raggiungere il tutto, ed è impossibile. Il punto non è che dobbiamo cominciare a seguire tutte le istruzioni che riceviamo ogni volta per diventare diversi da quello che siamo, perché vedete, il punto è anche che molto spesso non ci sentiamo soltanto manchevoli e incompleti, ma indegni. A volte ci sentiamo indegni. Cioè, come dire, è colpa mia se io non sono completo, se io non mi accontento di quello che ho, se io, è colpa mia. E questo è un enorme combustibile per seguire le istruzioni che ci vengono date dai genitori, dagli educatori, dai professori, dai guru, eccetera, per seguire le istruzioni che ci devono portare a essere degni della totalità, cioè a cambiare noi stessi. Quindi l'idea è: così come sono non va mai bene, ma se io mi impegno molto a cambiare e a diventare diverso da quello che sono, allora forse ce la faccio. E naturalmente non basta mai. Non basta mai, perché a volte questi elenchi di istruzioni sono troppo impossibili da fare tutti, e non manca per me, non ce la facciamo perché, essendo unici come corpo, mente, come individuo, finché c'è questa idea di essere un individuo, un io separato, è chiaro che quell'unicità è piena di difetti, è piena di cose che vanno migliorate, che vanno trasformate. Quindi è un'impresa impossibile, diventando diversi da quello che siamo, raggiungere la totalità. E allora ci sembrerebbe, osare di più significa veramente prendere in considerazione il fatto che la liberazione è molto semplice, che non serve fare anni di pratiche ascetiche, anni di purificazioni dei chakra, anni di concentrazione sul respiro, anni di seguire le regole dietologiche e fisiche, mentali, di disciplina mentale. Perché, oppure anni per comprendere, perché quando poi comprendi, sei una persona che comprende, ma come dice Tony Parson, sei sempre una persona, rimani sempre qualcuno. Invece la questione è molto più semplice, e il problema è proprio quello: è talmente semplice, è talmente vicina a noi, è talmente noi, che la mente non può percepirla come una cosa da comprendere, come un oggetto, perché i modi in cui la mente comprende sono troppo complicati per poter comprendere o percepire questa semplicità che siamo. Quindi a noi sembra una cosa, pensateci un attimo, io sono tutto, no? Ci sembra una cosa troppo narcisistica e azzardata. Azzardata è il termine giusto. Come dici? Azzardata è il termine giusto. Sì, io sono tutto, certo, se è così, se io prendo questo io che ha i suoi confini e cerco di allargarli fino ad abbracciare a tutto, perché allora vuol dire che, come dicevo prima, voglio mangiare il tutto per mettermelo nella mia pancia, e allora a quel punto io sono tutto. Non è questo. Io sono tutto perché c'è solo il tutto, non ci sono io. Io sono tutto, vuol dire che non c'è nessuno qui.
In questo momento non c'è nessuno qui, c'è solo vedere, udire, osservare, nessuno che vede, nessuno che ode, nessuno che osserva. Lo diceva il Buddha molto semplicemente. Nel sentire deve esserci solo il sentire, nell'udire solo l'udire, nel pensare solo il pensare, senza che a parte dobbiamo metterci un io che lo fa. Questo peso di questo io che lo fa, poi c'è questo peso e allora l'io si mette a fare altro per poter raggiungere tutto questo. Allora, osare di più significa prendere veramente in considerazione che adesso c'è un'altra possibilità di quella di un io che deve fare chissà quante cose per diventare diverso da quello che è e meritare finalmente la grazia della liberazione. Osare di più significa che c'è un'altra possibilità, che adesso ciascuno di voi, con tutti i suoi, le sue idiosincrasie, i propri difetti fisici e mentali, i propri limiti, eccetera, così com'è, è questo, è il tutto, è senza limiti. E ci vuole molto coraggio per prendere in considerazione questa possibilità, che adesso qui non c'è nessuno. C'è la realtà che appare come parole, come forme, colori, ed è quell'arcobaleno di cui parlavo prima, senza nessuno. E questo ovviamente è osare andare oltre il terrore dell'io, che teme, perché l'io è un'azione, come dicevo, non è un ente, e quindi teme sempre di sparire se si smette di fare, e in effetti è così. E quindi, ecco, osare è qualcosa di molto pericoloso per l'io. L'altra cosa era, me la ricordi un attimo? In realtà nulla accade. Dunque, questa ci mostra come la nostra mente, quando deve descrivere la realtà, è obbligata a usare termini astratti che vanno per coppie di opposti che si escludono a vicenda. Cioè, ogni termine astratto, a differenza di quelli concreti che non ha... Qual è il contrario di sedia? Non esiste. Mentre invece esiste il contrario di bello, che è brutto, il contrario di buono, che è cattivo, il contrario di vero, che è falso. Allora, la mente cioè quando descrive la realtà deve usare un opposto che esclude la coesistenza con l'altro. Mentre nella realtà, ecco, cioè, di nuovo, destra e sinistra sono due opposti. In teoria la destra non è la sinistra e la sinistra non è la destra. Una cosa quindi non può essere contemporaneamente destra e sinistra. Eccola qua, questa è destra e sinistra. Quindi vedete che nella realtà il discorso degli opposti funziona diversamente. Allora, che cosa percepisco quando io descrivo la realtà? Beh, intanto che la realtà è un movimento continuo. Cioè, il contrario del nulla accade. Accade continuamente di tutto. Accade veramente di tutto di istante in istante. Se dovessimo descrivere tutto quello che accade in un secondo, adesso, forse non ci basterebbe un quaderno pieno di parole per dire tutti i pensieri, tutti i colori, tutti gli odori, tutte le sensazioni che accadono. Quindi c'è un continuo divenire. E da un certo punto di vista questo divenire coinvolge tutto, Eraclito, no? Eccetera. Poi c'è l'altra descrizione, quella di Parmenide, diciamo, no? Cioè l'essere è
Cioè quello che accade, accade perché c'è un essere che è. E quando noi osserviamo il movimento, ci accorgiamo del movimento. Ora, come facciamo? Allora, intanto il cambiamento è movimento, no? Il cambiamento. E quando noi diciamo, parliamo del tempo, il tempo è la misura del cambiamento. Noi, il tempo è quanto misuriamo del cambiamento, lo misuriamo in secondi, minuti, ore, giorni, anni, ma in natura non esistono i secondi, i minuti o gli anni, in natura esiste il cambiamento. Poi la misura del cambiamento lo chiamiamo tempo. Allora, noi percepiamo costantemente un cambiamento. Ora, come facciamo a percepire il cambiamento se cambiamo pure noi? Ci deve essere qualcosa che non cambia, che faccia da sfondo di contrasto per percepire il cambiamento, capite? Se io vado su un treno a 50 km all'ora e nel binario vicino c'è un altro treno che va a 50 km all'ora, a me appare fermo, non percepisco quel cambiamento, lo percepisco se io sto fermo e quel treno corre. Quindi esiste nella mia coscienza, cioè o esiste una coscienza che si accorge del cambiamento perché lei non cambia. Esiste la stessa percezione del tempo che scorre, presuppone qualcosa che non è nel tempo, ma in cui si manifesta il tempo. A volte è usata la metafora dello spazio. Lo spazio non si muove, gli oggetti hanno bisogno dello spazio per muoversi. Ora, e quindi, siccome sono due opposti, il non cambiare e il cambiare, è facile creare una struttura dualistica, un pensiero dualistico. Allora esiste quello che cambia, che è la materia magari, eccetera, ed esiste quello che non cambia, che è la coscienza. E quindi non possono essere la stessa cosa. Ed è qui che casca l'asino. Sono la stessa cosa. Sono esattamente la stessa cosa, che come questa è due opposti, destra e sinistra, quella che è la vera realtà cambia e non cambia mai, perché queste due cose, essere e divenire, non sono due opposti che si escludono a vicenda se non nella logica del pensiero. Il conflitto è fra due modi di descrivere la realtà, non è nella realtà il conflitto, è solo perché questa nostra povera mente, per i suoi limiti, può descrivere la realtà o come divenire o come essere e non riesce quindi deve fare o l'uno o l'altro. Il problema è quando poi noi prendiamo queste due descrizioni e diciamo allora ci sono due realtà, una che è Dio, il fondamento, eccetera, e una che diviene, la materia, no, è la stessa identica realtà. È come il mare che si muove con le onde e, diciamo, rimane immobile nelle sue profondità, dove c'è una pace profonda. Non c'è una separazione in tutto questo. Le onde sono i movimenti del mare che però, mentre le onde vanno da A a B, il mare non va da nessuna parte, cioè non si muove. Dove va il mare? Sta lì. Le onde invece vanno, fanno i chilometri. Eppure non c'è separazione fra mare e onde. Oppure, per usare una metafora tecnologica molto cara a Rupert Spira, cioè vedi un film al computer e il film si muove. Quante cose succedono in un film? Sfreccia un'auto, quello spara, quell'altro scappa, ma lo schermo non si muove, è sempre fermo e non è separabile dal film. Quindi quando vedo un film nel computer, da un lato posso dire che non si ferma mai,
e dall'altro non si muove mai lo schermo e non è separabile lo schermo dal film. Il film è lo schermo che si muove ma sta fermo. Ecco, in questo senso, quando si dice nulla accade, si sta parlando del fatto che tutto ciò che apparentemente accade, in realtà tutto ciò che apparentemente accade è una semplice espressione di qualcosa che non cambia mai. Quindi dipende da che cosa si vuol dire, no? Nulla accade, tutto accade, ma nulla accade. Oppure c'è un nulla dal punto di vista nostro, cioè un nulla perché non ha una forma, che si modula nelle infinite forme di questo cangiante universo, rimanendo sempre se stesso, cioè un nulla. C'è un uno che rimanendo uno si esprime nella molteplicità di tutte le differenze che vediamo e rimane uno. Uno dice, vabbè, ma non lo capisco bene. No, non è che non lo capisci bene, non si capisce. È al di là della capacità della mente di capirlo. Eppure è quanto di più evidente ci sia adesso. Grazie. Grazie a te. Mauro, c'era Claudio che voleva fare una domanda. Allora, volevo fare due domande. La prima è sull'insegnamento, nel senso, è sul fatto che siamo qui, che tu parli e noi ascoltiamo, e apprezzo l'idea che ti viene possibile non farlo, però diciamo il ragionamento che volevo fare io era che questa opportunità che ci è dischiusa, che ci è presente, in vari modi nella storia è stata rappresentata con delle analogie, no? Qualcuno lo racconta come la statua nel marmo, qualcuno lo racconta come il tesoro nascosto, qualcuno lo racconta, Buddha mi pare lo racconti come una mente chiara luce offuscata da inquinanti passeggeri, cioè c'è questa idea di qualcosa che già c'è, non è che deve essere diciamo costruito, già c'è, però contemporaneamente al fatto che già c'è l'inquinante passeggero, c'è il marmo che chiude la statua, c'è il terreno che copre il tesoro e quindi comunque oltre all'uno di cui parli tu c'è pure il due, perché essendo uno ammette anche il due, cioè il fatto che io non ci sono ancora arrivato, io non ne ho ancora piena capacità. Quindi il tema dell'insegnamento quindi si ripropone in questo senso, cioè è vero, non si può trasmettere, però è anche vero che il senso del comunicare, dello stare insieme è presente in tutte le tradizioni, no? Nisargadatta faceva, tu lo citi spesso, faceva tanti incontri presso la sua abitazione. Ci sarà stato un motivo che non era il semplice non poterne farne a meno. Quindi volevo un attimo se precisavi questo tema dell'insegnamento. Mi è chiaro il fatto che non si trasmette, cioè non c'è un itinerario, non c'è una cosa che si costruisce. Se non c'è, non ci si mette, dicevo prima. Questa è la prima domanda. La seconda domanda era legata alla meditazione. Allora, quasi sempre in queste tradizioni si ricorre all'esempio, poiché non si trasmettere, quello che devi fare è devi andare in te stesso e cominciare ad andare in via di negazione, cioè togli il corpo, togli la mente, togli... e arrivi, questa cosa che hai descritto tu come testimone, per vedere senza il soggetto, cioè vedere senza il soggetto che vede, no? Hai fatto questa affermazione, che chiaramente è un uso del linguaggio improprio perché ci fa vedere come il linguaggio è inadeguato a descrivere questo di cui parliamo, no? Allora la domanda sulla meditazione era legata a quello di cui ho sentito parlare sotto il termine di cognitori diogici, cioè di uno stato che va oltre il meccanismo mentale e che quindi ci rende partecipi di questa opportunità. Allora ti volevo dire, se ne sapevi qualcosa, se ci vuoi dire qualcosa su questo, e se in questa prospettiva, cioè senza ammettere il sentiero che scostruisce, che viene arrivato in 3 eoni interminabili perché il Bodhisattva arrivi all'illuminazione, 3 eoni interminabili, nemmeno tutta la vita. Ma senza questa prospettiva, ma è tutto proprio da buttare?
Cioè, non è possibile che nella meditazione ci sia questa capacità di uscire da questo limite del linguaggio o del razionale, intendo. Allora, comincio da questa seconda che è più semplice da rispondere, cioè la meditazione è molto utile e preziosa nel processo che io chiamo di automiglioramento, cioè nel momento in cui noi viviamo, la nostra vita costantemente ci mette in situazioni che ci chiedono di imparare qualcosa di nuovo per migliorarci e migliorare la situazione. Questo apprendimento continua per tutta la durata della vita e avviene in tanti modi diversi, dall'apprendimento di un lavoro o di un tipo di pensiero alla meditazione, che è uno strumento di armonizzazione e purificazione della mente e del corpo che aiuta molto a eliminare tante cause di sofferenza che possono tranquillamente essere evitate nella vita. È un'attività creativa e molto bella. Quindi da questo punto di vista di automiglioramento è una cosa molto buona. Come dico, se tu sei convinto di stare dentro una prigione, una cella, va bene? È molto meglio stare in una cella spaziosa, pulita e luminosa piuttosto che in una tetra, umida e stretta. La meditazione migliora enormemente la tua cella, ma non ha la possibilità di portarti fuori di quella cella, perché quella cella è un sogno da cui ti devi svegliare. E tutto quello che fai all'interno di quel sogno in cui sei prigioniero, compresa la meditazione, non fa che prolungare il sogno, anziché niente di quello che tu fai nel sogno ti porta più, ti può aiutare a svegliarti. Quindi da questo punto di vista non sto dicendo che allora uno la meditazione non la deve fare, cioè questo è assurdo, cioè io l'ho fatta tanta di meditazione e ne faccio ogni tanto per mio piacere, però ecco, da un lato c'è chi ti dice vuoi coltivare stati di quiete profonda? Allora la meditazione lo può fare. Vuoi migliorare il rapporto fra corpo e mente? Vuoi migliorare le tue relazioni con le situazioni, con le persone? Vuoi lavorare sulle energie sottili del corpo in modo che il corpo diventi più spazioso, sano, leggero e sulle energie della mente in modo che la mente diventi meno reattiva, più aperta? Tutte queste mete la meditazione te le può dare. Certo, devi sapere quello che vuoi e quali pratiche fare che ti aiuteranno di più a raggiungere quel tipo di cosa, perché se vuoi coltivare la quiete profonda è diverso che coltivare, che ne so, l'attenzione aperta in azione, per dire, no? Quindi da questo punto di vista sono tutte mete raggiungibili che migliorano la qualità della vita, anche se, come tutte le cose della vita, tutto quello che posso ottenere con la meditazione, posso poi, prima o poi, lo perderò. Per quella legge che non ha eccezioni nella natura, che tutto quello che posso costruire, proprio perché si può costruire, si disfarrà. Tutto quello che posso raggiungere, proprio perché si può raggiungere, si perderà. E tutto quello che nasce, proprio perché nasce, morirà. E così tutti gli stati meditativi prodotti da un'attività e quindi condizionati, finiranno perché sono condizionati. Non sono qualcosa che rimane con me. D'altra parte, questo non vuol dire che non vale la pena di coltivarli, perché coltivare nella vita stati di percezione chiara e limpida delle situazioni, stati di quiete profonda e di silenzio e di pace,
stati di connessione con la vita e con il prossimo, come ho detto, migliorano enormemente la nostra qualità di vita. Quindi sono attività che, se succedono, però dal punto di vista, quindi vorrei chiarire, io non sto dicendo che non bisogna fare meditazione, non sto dicendo neanche che bisogna farla, sto dicendo che a monte di tutto questo non c'è nessun io separato che possa veramente scegliere di farla o non farla. È un falso problema pensare di dover fare meditazione o di non doverla fare. Se la meditazione si manifesta nella vita di qualcuno, vuol dire che la doveva fare, punto. E in altri casi, invece, quando non si manifesta, vuol dire che non era quella la realtà di quella persona. Come tutti gli eventi, la meditazione accade, e accade in certi casi e non in altri. Il punto è che quando invece uno pensa che attraverso la meditazione può raggiungere la liberazione, come abbiamo detto prima, eccetera, allora a quel punto diventa un modo di continuare a confermare l'apparenza di un io separato che deve fare qualcosa e diventare diverso da quello che è per raggiungere una dimensione di libertà che non può essere, perché se è prodotta da quello che faceva l'io è condizionata. E quindi c'è un altro modo di vivere la meditazione che a me piace molto, cioè non come un mezzo per raggiungere un fine, ma come una celebrazione della vita. Cioè la meditazione come quando si danza, come quando si canta, come quando si fa musica, non qualcosa per raggiungere nel futuro chissà che, ma qualcosa per celebrare l'adesso e la sua bellissima risonanza. Da questo punto di vista, appunto, diventa una cosa gratuita e giocosa, e questo a me piace molto. L'altra questione invece della prima parte sull'insegnamento e così, beh, io mi ricordo che quando stavo da Nisargadatta, a un certo punto Nisargadatta parlava della totale impossibilità cioè inutilità di insegnare. E allora uno che stava lì gli disse: ma scusa, ma allora tu perché parli? Perché ci parli? Perché fai queste riunioni? E lui rispose: perché finché si vive a questo livello di realtà psicofisica bisogna pur fare passare il tempo in qualche modo. Questo è quello che disse a questa domanda di Nisargadatta, e io sono perfettamente d'accordo con lui. Cioè io veramente non sento, cioè, di dover dare un insegnamento a nessuno, perché quello che siamo lo siamo. Sì, è vero, dice però va bene che c'è l'uno, però l'uno poi produce il due, no? E diceva io non sono arrivato allora all'uno. Beh no, certo, se sei il due non arrivi all'uno, ma se sei l'uno puoi anche essere il due. L'uno comprende il due, non è un uno contrapposto. La non separazione vuol dire che non ci sono separazioni, ma c'è un'infinità di differenze. E quindi non esiste nessun insegnamento che possa portare l'io a diventare l'uno. Cioè, finché si crea il miraggio di essere un io separato, questo io separato può dire voglio raggiungere l'uno, ma come abbiamo detto, finché è separato non lo può raggiungere l'uno. Quando non c'è più l'io separato, non c'è più neanche raggiungere qualcosa, c'è solo l'uno. E allora dov'è il problema?
finché c'è l'io separato che vuole raggiungere l'uno, non c'è una fine a questo raggiungimento, non lo raggiungerà mai. Quando svanisce l'io separato, c'è solo l'uno. E quindi non si raggiunge mai questo uno. E non c'è mai nessun bisogno di raggiungerlo, perché in realtà l'uno appare anche come io separato. L'io separato è un ornamento, un riverbero fra gli infiniti che l'uno produce. E uno dice, sì, va bene, però il 2 è falso. Eh sì, l'uno produce anche il falso. C'è qualcuno che ha fatto l'esempio della lavagna. Tu sulla lavagna puoi scrivere 2 più 2 uguale 4 e poi puoi scrivere 2 più 2 uguale 13. Il primo è una verità, il secondo è una menzogna. Per la lavagna è indifferente quello che c'è scritto, se è vero, se è falso. È tutto, appare tutto, perché la lavagna è capace di accogliere tutto e di diventare tutto. E quindi che problema c'è a essere il 2? Che problema c'è a vivere nell'illusione di un io separato? Che problema c'è? Dal punto di vista dell'uno? Nessuno. È solo l'io separato che si pone il problema. E quando c'è questo vedere la sua inconsistenza, questo miraggio può dissolversi o restare. Non è che sparisce necessariamente, ma l'andare e venire del miraggio dell'io separato è del tutto irrilevante per la realtà, perché quando questa presenza che noi siamo in questo momento è una presenza che non ha bisogno di essere conosciuta, perché è la condizione perché appaia tutto. Se voi non sentite, non siete già questa presenza, come fa ad apparire un suono, un odore, un colore? Come fa ad apparire una sensazione fisica? Come fa ad apparire un pensiero se prima non ci siete? Allora, questa presenza è, diciamo, quanto di più evidente ci sia. E questa presenza, quando c'è l'io, appare come io separato. Quando non c'è l'io, appare come non io. Punto. Dal punto di vista della presenza che noi siamo veramente, è del tutto irrilevante questo. Cioè, tutta l'idea di dover raggiungere l'uno nasce nell'ambito del miraggio di un io che vuole raggiungere qualcosa senza rendersi conto che non c'è stato mai nessuno qui, che è solo un miraggio. E quindi perché la necessità di un insegnamento quando le cose accadono da sé e continuano ad accadere da sé, senza nessun io che possa fare niente, perché è un miraggio. E dunque, in fondo, anche il miraggio dell'io separato, anche il 2, sono un'espressione della creatività di questa realtà sconfinata, inconoscibile e vibrante di vita, che si esprime anche attraverso il 2, attraverso l'io separato. E quindi che bisogno c'è? Che bisogno veramente c'è di insegnare qualcosa? Poi dice sì, uno può insegnare, ok, e allora è l'uno che si manifesta attraverso l'insegnamento, per carità, ma non è niente di speciale. Non so se ho risposto, se Claudio voleva... No, hai risposto. L'ultima volta che hai risposto ci ho messo 3 anni a riflettere, spero di metterci nemmeno questa volta. Bene. Mauro, non so se vogliamo salutare oppure c'era Giorgia che forse voleva fare una domanda. No, io sono disponibile. Giorgia, ci sei ancora? Io ci sono ancora, ma lo faccio la prossima volta, tranquillamente. Come vuoi, Mauro c'è.
Guarda che la prossima volta non sarà la stessa domanda. Vabbè, allora chiedo pazienza a tutte le persone che ci sono. Ma, può accadere, insomma, che da questa, diciamo, da questo spazio dove ci sono solo le azioni, ci sono solo questi verbi all'infinito, no? Ci sono solo queste cose che accadono. E poi, e quindi c'è questo stato, diciamo, che si sente questo amore, no? Che si muove, che è alla base, che è la manifestazione poi che prende forma. Può succedere che a un certo punto c'è tipo o una paura oppure una contrazione per cui diciamo questo si perda in qualche modo. Questa è la domanda? Sì, Nulla va mai perduto. Nulla va mai perduto perché la contrazione stessa è un'espressione di quello, non si contrappone a quello. È come un'energia che a un certo punto si condensa in un io separato e quindi se uno si sente separato dalle altre cose e dagli altri, poi a un certo punto c'è un vedere di questo io, la non separazione di questo io, e questa energia appare così com'è veramente, cioè non separata, ma insieme a tutto. Voglio dire che la non separazione di tutto questo spettacolo è tale per cui, come diceva Alan Watts, quando la tua palpebra, tu batti le palpebre, quell'energia che ti fa battere le palpebre è la stessa che fa girare questa galassia. Non c'è una soluzione di continuità, è esattamente la stessa energia che fa danzare tutte queste galassie e le palpebre ci fa muovere. Quindi la contrazione è uno degli infiniti movimenti. L'isolamento che uno può provare in base all'illusione di un io separato è un isolamento, una contrazione apparente di questa danza che non finisce mai. Ma nulla va mai perduto e nulla ha il potere di nascondere. Vedete, il punto è che a volte noi pensiamo che, come diceva prima, no, la mente luminosa è offuscata da... Questa è una visione dualista. In realtà non esiste un offuscamento capace di offuscare la luce della realtà. Perché la realtà, quando c'è l'offuscamento, si sta manifestando esattamente come offuscamento, nella maniera più evidente come offuscamento. Si manifesta, quindi quando noi pensiamo che ci sia qualcosa, un velo che copre la visione della vera realtà e che ha questo, nessun velo ha questo potere. In realtà il velo è come la realtà è evidente adesso in questo momento. È che questa è la verità, la realtà prevale sempre sull'illusione. Ecco perché la liberazione è inevitabile. grazie.